Hola, buongiorno amici, oggi è la seconda giornata effettiva qui in Toscana. Ieri abbiamo visto la città di Pisa, meravigliosa. Oggi siamo in partenza per Lucca. Se questo video vi interessa e volete sapere qualcosa di più su Lucca, vi aspetto dopo la sigla, ma prima vi invito ad iscrivervi al mio canale. Come vi dico sempre, molti di voi seguono i miei video, ma molti non sono ancora iscritti. Fatelo, a voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione mi date una grossissima mano a portare avanti questo progetto. Bene, e allora pronti per andare a conoscere Lucca? E allora sigla! Siamo arrivati a Lucca e siamo entrati all'interno del centro storico, all'interno del centro ben conservato. Abbiamo attraversato le mura. Lucca è famosa per i suoi monumenti storici, è uno dei pochi capoluoghi a conservare il centro storico, ricco di antiche strutture di varie epoche, completamente circondato da una cinta muraria cinquecentesca. Ufficialmente di origine romane, ma su probabili insediamenti anteriori, Lucca, città di mercanti e tessitori, mantenne la sua autonomia come stato indipendente per parecchi secoli, fino al 1799, quando venne soppiantata l'antica Repubblica a seguito della conquista francese da parte delle truppe napoleoniche, dando vita al Principato di Lucca e successivamente al Ducato borbonico di Lucca. Il nome della città di Lucca lo troviamo citato per la prima volta in una lettera che Cicerone scrive nel 46 a.C. a Bruto, all'epoca governatore della Gallia. Nata come insediamento ligure, secondo alcuni storici, mentre altri ritengono che sia di origine etrusca, con datazione intorno al 220 a.C. e sviluppatasi come colonia romana di diritto latino a partire dal 180 a.C. Nel VI secolo Lucca diviene la capitale del Ducato longobardo della Tuscia, per poi svilupparsi nel XII secolo come comune e poi repubblica. Ma la traccia romana più evidente è nelle vie del centro storico, che riflettono l'ortogonalità dell'insediamento romano impostato dal cardo, ovvero il punto principale, il cardine, e che corre da nord a sud della città, e dal decumano, ovvero una via che corre da est a ovest. All'epoca romana risale anche la prima cinta muraria, che delimitava un'area quadrata nella quale durante il corso dei secoli si sono costituiti il centro del potere politico e di quello religioso. Occupata dai Goti nel 400 e dai Bizantini il secolo successivo, la storia di Lucca fu caratterizzata dal fatto di essere tra le più importanti capitali del regno longobardo. Nel 773 cadde il dominio longobardo su Lucca ed ebbe inizio il dominio carolingio, grazie alla sconfitta dei duchi di Lucca per mano di Carlo Magno. Durante questo periodo la città consolidò la posizione di rilievo conquistata nell'epoca longobarda, sviluppandosi grazie alle attività commerciali e alla produzione tessile, per la quale diventò una città celebre in tutta Europa. Nel Medioevo, in particolare, la città crebbe notevolmente in relazione anche all'antica via Francigena, di cui Lucca costituiva una tappa importante per i pellegrini. Nonostante continue vicissitudini legate alle lotte tra Guelfi e Ghibellini, Lucca nel XIV secolo divenne una delle città più importanti del Medioevo italiano. Lucca divenne molto famosa per la seta,
Infatti la seta di Lucca era una delle più pregiate e ricercate d'Europa. Il suo signore Castruccio Castracani degli Antelminelli, condottiero ghibellino di grande capacità politica e militare, riesce a farla diventare antagonista unica all'espansione di Firenze, portandola alla vittoria nel 1325 nella battaglia di Altopascio, dove sconfigge il più forte esercito fiorentino. Alla morte di Castruccio la città cade in un periodo di anarchia che la vede soggiacere al dominio dei Visconti. A parte un breve periodo di signoria come quella di Paolo Guinigi, Lucca rimase una repubblica indipendente fino al 1799, anno della sua definitiva caduta a opera dei francesi. Il 23 giugno del 1805, su richiesta del Senato di Lucca, viene costituito il Principato di Lucca e di Piombino. Nel congresso di Vienna venne deciso di creare il Ducato di Lucca. Nel 1860 fu infine annessa al Regno di Sardegna. Nel 1989 Lucca vince il Premio d'Europa, un riconoscimento attribuito alle città che si impegnano a promuovere la coesione tra le nazioni europee. Lucca è una delle principali città d'arte d'Italia, celebre anche al di fuori dei confini nazionali, soprattutto per la sua intatta cinta muraria del XV-XVII secolo, che descrive un perimetro di circa 4.223 metri intorno al nucleo storico della città e ne fa uno dei 4 capoluoghi di provincia italiani ad avere una cerchia muraria rinascimentale intatta. La stessa cerchia, trasformata già a partire dalla seconda metà dell'Ottocento in piacevole passeggiata pedonale, risulta a tutt'oggi come una delle meglio conservate in Europa, in quanto mai utilizzata nei secoli passati a scopo difensivo. Quella che voi vedete alle mie spalle è la chiesa di Santa Zita, siamo vicino alle mura d'ingresso. Come documenta un'iscrizione posta all'interno dell'oratorio di dimensioni contenute, intonacato e con 2 paraste laterali che sorreggono il timpano triangolare, esso fu edificato nel 1864 dai popoli di Monsagrati sopra i rudili della casa dove Zita era nata nel 1218 e vissuta fino all'età di 12 anni, quando si trasferì a Lucca. Secondo la tradizione, le pietre della povera casa sarebbero state riutilizzate per questa costruzione. All'interno è volutamente improntato a un'estrema semplicità. Sulla parete sinistra una tela settecentesca che illustra il miracolo di Zita che disseta il pellegrino. Al centro, entro un'urna, si conservano alcune reliquie della santa collocate qui nel 1873 assieme al suo simulacro in legno. Siamo all'interno della piazza dell'Anfiteatro, che è una piazza della città di Lucca edificata sui resti dell'antico anfiteatro romano, parliamo del II secolo d.C., che ne determinarono la forma ellittica chiusa. La piazza nacque nel Medioevo e in quest'epoca era chiamata Parlascio, una storpiatura del latino paralisium, cioè anfiteatro, che per influenza della parola parlare fu detto che indicasse il luogo dove si tenevano le riunioni dei cittadini. Fu progressivamente riempita di costruzioni variamente utilizzate come deposito di sale, polveriera, carcere. Solo nell'Ottocento, per opera dell'architetto lucchese Lorenzo Nottolini, fu decisa una ripresa urbanistica dell'antica struttura. Fu dunque liberato lo spazio dell'arena delle piccole costruzioni che vi si affollavano e fu aperta la via dell'anfiteatro, che ne ripercorre all'esterno il profilo ellittico. Il nuovo spazio urbano fu utilizzato per il mercato cittadino, ovvero il mercato delle vettovaglie, fino a che nella prima metà del Novecento la sede fu spostata nel mercato del Carmine. Ad oggi il piano della piazza, sulla quale si aprono numerosi negozi, è rialzato di circa 3 metri rispetto all'arena romana.
L'accesso alla piazza è possibile tramite 4 porte a volta, ma solo una di queste, la più bassa, ricalca esattamente uno degli originari accessi. Una curiosità da notare è la croce incisa su una mattonella al centro della piazza, nel punto di intersezione tra le 4 porte. Siamo arrivati nella piazza con la chiesa di San Michele che è alle mie spalle. La chiesa di San Michele in Foro ha una caratteristica unica tra tutte le chiese del centro storico di Lucca. È l'unica infatti il cui perimetro è interamente percorribile e quindi l'unica attorno alla quale si possa girare intorno. Nonostante questo, non è posta proprio al centro dell'omonima piazza, ovvero Piazza di San Michele o Piazza delle Catene, ma decentrata, e questo la fa assomigliare al resto delle principali chiese lucchesi. La chiesa ha una origine molto antica, infatti esisteva una chiesa nel 795, quella che vediamo ora è stata costruita tra l'XI e il XIV secolo. La facciata è molto particolare, soprattutto perché sono già presenti gli influssi del gotico. Infatti i lavori della facciata terminarono nel 1383 e probabilmente la struttura rialzata fa pensare anche ad un progetto che comprendeva anche il rialzamento generale di tutto l'edificio. Il progetto probabilmente fallito per mancanza di fondi. Sulla sommità della facciata della chiesa di San Michele svetta una colossale statua di marmo di oltre 4 metri che rappresenta proprio l'arcangelo San Michele che uccide il drago. Siamo arrivati nella piazza di San Martino dove si erge l'omonima chiesa, ovvero il Duomo di Lucca, chiesa madre dell'omonima arcidiocesi. Secondo la tradizione fu fondata da San Frediano nel VI secolo, poi riedificata da Anselmo da Baggio, vescovo della città nel 1060 e infine modificato tra il XII e il XIV secolo. Alla facciata principale, orientata verso ovest, è addossato il portico Nartece, aperto sulla piazza da 3 grandi arcate, di cui una più stretta per la vicinanza del preesistente campanile. Giudetto e i suoi collaboratori misero in opera le sculture e i bassorilievi sulla facciata in alto intorno al 1204 in poi, mentre tale Mastro Lombardo e Guido Bigarelli contribuirono alla decorazione sotto il porticato tra il 1233 e il 1260, in cui spiccano il martirio di San Regolo e San Regolo che disputa con gli Ariani. Poi troviamo le storie della vita di San Martino e Ciclo dei Mesi, il Cristo in gloria tra 2 angeli e Madonna ed Apostoli. Troviamo anche la deposizione e l'annunciazione, la natività e l'adorazione dei magi, che tutti di Nicola Pisano, una delle opere più all'avanguardia del tempo. Parliamo tra il 1257 e il 1260. Il porticato era spesso occupato da banchi di cambiavalute che trafficavano coi numerosi pellegrini che passavano da Lucca, una delle principali tappe sul percorso della via Francigena. Un'iscrizione monumentale ricorda ai cambiavalute l'impegno assunto a non frodare i clienti e invita quest'ultimi a fidarsi della protezione del clero della cattedrale e di San Martino. Sull'altro lato della porta sinistra, la più spesso aperta perché consentiva la visita assiale della cappella del Voto Santo, si trova una riproduzione della originale lapide con la datazione della cattedrale. Su una delle pietre del pilastro addossato alla base del campanile si trova scolpito un labirinto affiancato da un'iscrizione che ricorda il mito di Teseo e Arianna. Il genere di labirinto per la similitudine con quello maestoso sul pavimento della cattedrale di Chartres e l'affresco recentemente scoperto in Alatri, cioè in Francia, ha fatto pensare a una classe di opere artistiche dovute ai Templari.
Sulla facciata, tra due grossi archi al di sopra di due mensole, troviamo la splendida scultura di San Martino che divide il mantello con il povero. Ovviamente è una copia in quanto l'originale è posto all'interno in controfacciata. Ovviamente questo è di un autore ignoto. Alla destra della facciata si eleva la torre campanaria a base quadrangolare che si apre verso l'esterno con 5 ordini di polifere, dal basso rispettivamente monofore, bifore, trifore e 2 piani con quadrifore. Il coronamento superiore è costituito da merli ghibellini. All'interno del campanile vi è un concerto di 7 campane in Mi bemolle terza, calante, delle quali alcune dei secoli XIII e XIV. L'interno della cattedrale è a croce latina, con aula divisa in 3 navate, con le 2 laterali sormontate da falsi matronei con trifore gotiche e la centrale terminante con un'abside semicircolare illuminata da 3 grandi monofore romaniche. L'abside è interamente occupata dal presbiterio, al centro del quale si trova l'altare maggiore in marmi policromi. Il transetto della medesima altezza della navata centrale è a sua volta suddiviso in 2 navate, ma è privo di matroneo. In generale l'aspetto dell'interno è caratterizzato da un marcato verticalismo, anche in virtù della notevole differenza di altezza tra la navata centrale e quelle laterali. Queste forme, francamente gotiche, pur moderate dall'uso degli archi a tutto sesto, fanno dell'interno della cattedrale di Lucca un esempio abbastanza raro nell'architettura italiana. Nella cattedrale è custodita la Madonna in trono col bambino e santi, opera di Domenico Ghirlandaio, che la dipinse intorno al 1479. In un locale presso la sacrestia si trova il monumento funebre a Ilaria del Carretto, realizzato dallo scultore Jacopo della Quercia tra il 1406 e il 1408. Esso raffigura la nobildonna lucchese, moglie di Paolo Guinigi, alla quale, morta di parto molto giovane, fu dedicato il sarcofago marmoreo. Il sarcofago raffigura la ragazza in posa dormiente, riccamente abbigliata e giacente su un catafalco decorato con putti regi festone. Ai piedi della ragazza giace un cagnolino, simbolo della fedeltà coniugale. Nella terza campata della navata laterale di sinistra si trova il tempietto del volto santo, opera di Matteo Civitali, dove è custodito il volto santo di Lucca. Il tempietto è un'edicola realizzata nel 1482 e tra il 1482 e il 1484 a pianta ottagonale e dotata di 8 colonne che sostengono volte, archi a tutto sesto. All'interno del tempietto custodito il volto santo, ovvero il crocifisso ligneo che la tradizione vuole realizzato dal fariseo Nicodemo ad immagine di Gesù. La veneratissima immagine del volto santo è al centro delle celebrazioni per il 14 settembre, giorno della Santa Croce. E abbiamo visto Lucca, bellissima, non abbiamo visto tutte le chiese, tutte le torri, ma comunque i monumenti principali. Adesso ci portiamo verso la zona pranzo per rifocillarci dei chilometri che abbiamo fatto, quindi riprenderemo un pochettino, un po' di energia.
siamo arrivati a Monte Carlo in provincia di Lucca, siamo alla fattoria Il Poggio dove ci siamo fermati per la pausa pranzo. La fattoria Il Poggio è una fattoria specializzata in prodotti tipici toscani. Noi ci andiamo a sedere, vediamo di come sono fatti questi piatti, vediamo se c'è qualcosa anche per i vegetariani. Vi ricordo che in Toscana il vegetariano non ha vita facile. Andiamo a sederci. Allora, al frantoio Il Poggio si mangia veramente... No, si mangia... Si mangia benissimo. Ok. Quindi, tu che hai mangiato la... Vieni qua. Tu che hai mangiato la carne. Io ho mangiato il vegetariano e tu la carne. Tu Vegetariano tu sei? Sì. Allora, tu hai mangiato la carne, come ti sei trovato? Benissimo. Io ho mangiato il vegetariano, mi sono trovato benissimo. Non ho fatto lì il video a farvi vedere i piatti, non ha senso, però noi garantiamo che si mangia Ottimo, bene. ottimo. Al fattoria Il Poggio. E devo dire che c'è un'ottima soluzione per chiunque ha delle necessità particolari. Inoltre, per chi ama il vino, c'è la possibilità di acquistare delle bottiglie di vino con l'etichetta Il Poggio. Vini appunto direttamente fatti da loro, perché sono una fattoria, sono un agriturismo che coltivano la vite. E c'è appositamente la cantina per i turisti che vogliono degustare e comprare i loro vini. Abbiamo fatto il riposino e adesso andiamo a far cena, tanto per cambiare. Questo è diventato un raduno non soltanto di motociclisti, ma il raduno dei mangiatori. Sì, perché in Toscana si mangia veramente tanto bene. E poi gli organizzatori, la sezione toscana, sono stati veramente bravi. Ragazzi, andiamo a mangiare. Ragazzi, siamo arrivati al ristorante di questa sera, siamo al Gallaccio e siamo... Dov'è che siamo già? Gallaccio, ristorante... Guarda. Siamo al Gallaccio, siamo sempre Pisa. Allora, qua Madonna dell'acqua, però è Pisa. Madonna dell'acqua, sempre Pisa. Quindi siamo al Gallaccio. Questa sera l'organizzazione toscana ci ha offerto una sorpresa particolare. C'ha fame! Ovvero, stasera si mangia con le mani, così hanno detto, vediamo cosa ci aspetta. Come sapere se ha la spina questa birra? A lui laggiù. Come facciamo a sapere che ha la spina questa birra? Questa è la spina, noi la inseriamo. Ah, Massimo! Questa è la birra, la spina. Vedi? Abbiamo mangiato qui al Gallaccio una cena un po' particolare, perché al Gallaccio si mangia con le mani, non ci sono le posate. Non è una scelta ampia, per lo più pollo, hamburger, patatine. Per i vegetariani c'è una scelta, in questo caso non ampissima, ma c'è da scegliere. Ragazzi, adesso andiamo in albergo, ci andiamo a riposare perché la giornata anche questa è stata dura. A dopo. Allora, abbiamo finito la giornata, abbiamo visto Lucca, siamo stanchi, siamo in camera e per oggi è finita, andiamo a dormire. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e perché no, condividete questo video con i vostri amici. E come al solito vi ricordo che il buon Nico Ceraghini disse: casco in testa sempre allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, buonanotte.